Questa notte splendida darà i colori al nostro stemma, il nero e l'azzurro sullo sfondo dorato delle stelle. Si chiamerà Internazionale perché noi siamo fratelli del mondo. Sigla! Le solite piccole cose, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, commentate, condividete, fate un po' quello che vi dice il cuore. E noi iniziamo con il video sul logo dell'Inter. Il primo storico logo dell'Inter vede luce il 9 marzo del 1908. Come vediamo abbiamo questo cerchio, questa forma circolare con all'interno le lettere iniziali del club, ovvero FCIM, tutto su un fondo dorato con i colori nerazzurri all'esterno. Nel 1925, per volere del regime fascista, l'Inter cambia nome, passa da essere Internazionale ad essere Ambrosiana. Il logo cambia decisamente veste grafica, abbiamo un fascio littorio al centro con a sinistra il biscione visconteo e a destra abbiamo sempre uno scudo con in mezzo la croce di San Giorgio, anch'essa simbolo di Milano. Per fortuna questo logo non ha vita lunga, nel 1929 ne viene introdotto un altro con forti colori neri, quindi con forte legame al fascismo, dove abbiamo il nome della società ambrosiana, un rettangolo, un rombo con le strisce nero-azzurre e le due iniziali del club AS in alto su un fondo bianco. Nel 1932 invece cambia totalmente forma, diventa un quadrato con ai due esterni abbiamo questi mezzi cerchi che vanno a rappresentare appunto i calci d'angolo di un campo da calcio, un pallone di cuoio al centro, i soliti colori nero-azzurri come fondo e il nome intero del club, quindi Associazione Sportiva Ambrosiana Inter aggiunta nuovamente per volere praticamente dei tifosi che chiamavano sempre la società Inter nonostante avesse cambiato nome. Finita la guerra, nel 1945 l'Inter torna ad avere il suo logo storico, piccolo cambiamento, al posto di avere un fondo dorato abbiamo un fondo bianco e le lettere di conseguenza passano ad avere un colore dorato. Nel 60 si cambia nuovamente forma, diventa uno scudo, a sinistra abbiamo i colori nero-azzurri, a destra il biscione con un pallone da calcio, l'anno di nascita del club e in alto le iniziali sempre FCIM. Nel 62 nuovo cambiamento, si passa ad un logo ovale con le iniziali in alto FC Inter, tutto molto scuro, cambiano la tonalità dei colori, il biscione diventa parte integrante del logo e per il resto abbiamo anche sempre i soliti colori nero-azzurri a fare da sfondo. Nel 63 si torna di nuovo all'origine, quindi torna il logo circolare. L'unico cambiamento evidente è il fondo dorato che va a contenere tutto il resto, anche le due colorazioni nero-azzurra si separano, non sono più attaccate, basta. Poi piccolo cambiamento anche nelle lettere che diventano più boldate, più grassottelle, chiamiamole così. 1979, le influenti correnti degli anni 80 beccano purtroppo anche l'Inter che cambia nuovamente logo, diventa uno scudo bianco con due fasce nero-azzurre, un serpente che va a ricordare chiaramente il biscione anch'esso con i colori nero-azzurri sul collo, chiude tutto la stella che va a rappresentare i 10 scudetti vinti dalla società meneghina. 1989, all'inizio degli anni 90, praticamente cambia nuovamente il design, si torna alle origini di nuovo. Questa volta però vediamo la presenza di una grande stella che è quasi grande quanto lo stemma dell'Inter. Le lettere cambiano nuovamente qualche dettaglio, per il resto l'unica cosa da notare sono le tonalità di colore che rispetto chiaramente al logo originale cambiano leggermente. 1998, nuovo cambio, questa volta
abbastanza evidente, le tonalità di colore sono evidenti che cambiano, la stella passa da essere sopra, quindi fuori dal disegno circolare, all'interno del logo cambiano anche le lettere, e in più vediamo l'introduzione sia del nome del club che dell'anno di nascita all'interno del logo. 2007, nuovo redesign, si torna veramente indietro, i colori tornano ad essere praticamente quelli originali, presente anche la stella che appunto, come ho detto prima, rappresenta gli scudetti vinti, e cambiano anche in questo caso le lettere con dei piccoli dettagli, però niente di così eclatante. 2014 abbiamo finalmente l'ultimo per ora design rivisto del logo, dove spariscono gli elementi di quello precedente e anche in questo caso cambiano alcuni dettagli all'interno delle lettere al centro del disegno. Ora però, come sempre, veniamo alle piccole curiosità. Termine Bauscia, usato dai tifosi milanisti per, tra virgolette, sfottere un po' i tifosi interisti, è dovuto al fatto che la maggior parte dei tifosi nerazzurri proviene dalla borghesia milanese, e quindi Bauscia è un po' un termine per identificare quella classe sociale. Nel 2010 l'Inter è stata l'unica squadra italiana ad aver vinto il triplete, ovvero campionato, Coppa Italia e Champions League, oltre poi ad aver vinto anche Supercoppa Italiana e Campionato del Mondo per club. Negli anni 60 l'Inter è stata la prima squadra italiana ad introdurre l'abbonamento stagionale allo stadio. Nel 1964 l'Inter è stata la prima squadra italiana ad aver vinto la Coppa Intercontinentale. L'Inter inoltre è stata anche l'unica squadra italiana ad aver sconfitto l'Arsenal a Londra nel vecchio stadio di Highbury nel 2003 per 3-0. L'Inter è anche l'unica squadra italiana ad aver sempre partecipato alla massima competizione italiana fin dalla sua origine nel 1929. Il giorno 8 settembre 2006 è stata ritirata in onore di Giacinto Facchetti, scomparso pochi giorni prima, la maglia numero 3, che è stata la prima ad essere ritirata nella storia del club milanese. Ragazzi, io ho finito, spero che il video vi sia piaciuto. Come sempre vi invito a scrivermi sotto nei commenti qual è il logo che secondo voi rappresenta di più l'Inter, qual è il più bello, e noi ci rivediamo nel prossimo video. Ciao!